Buongiorno, dunque oggi è il 15 giugno, domenica, riposo, perfetto. Sono ormai quasi le 4 e Stefano è da Busca perché Busca sta finendo di ristrutturare il suo camper. La settimana che è passata è stata una settimana molto impegnativa perché ha fatto davvero tanto caldo e vi abbiamo portato anche in una nostra giornata tipo, oltretutto con un orario da giornata calda, diciamo, perché sennò di solito noi facciamo dalle 8 a mezzogiorno e mezza e dall'1 e mezza alle 5. Invece questa settimana abbiamo fatto dalle 7 alle 2 mangiando in vigna, portandoci il baracchino, e l'ultima giornata abbiamo fatto dalle 6 a mezzogiorno perché ha fatto davvero davvero tanto caldo venerdì e quindi abbiamo fatto poche ore perché ha fatto tanto caldo. Tra l'altro venerdì mattina abbiamo iniziato con un lavoro diciamo nuovo, non nessun palissage. Abbiamo praticamente, allora eravamo maschi e femmine. Maschi con la zappa dovevano togliere tutte quelle erbacce che nascevano intorno alla pianta che doveva crescere, cioè nascere e crescere, in realtà era già nata, quindi doveva semplicemente crescere. E noi femmine, dovevamo legare queste piantine appena nate al paletto costruito intorno. Parce qu'il a par contre il fait une pièce. È stato un lavoro molto duro perché essendo vigne nuove e quindi piantine appena nate erano bassissime, quindi di schiena tutto il tempo. Tra l'altro l'abbiamo fatto venerdì, che è stata la giornata più calda. Nonostante abbiamo iniziato alle 7 del mattino, alle 8 faceva già caldissimo, era già uscito il sole e si moriva già di caldo. Infatti è stata abbastanza pesante. Io sto lavorando un pochettino al computer mentre Stefano è con Busca, come vi dicevo, per aiutarlo nella continuazione della sua ristrutturazione. E domani dovrebbe, questa settimana, di nuovo essere una settimana calda, non come la scorsa settimana, perché la scorsa settimana è stata la settimana probabilmente, e spero, la più calda, ma questa settimana dovrebbero abbassarsi le temperature. Già si sono abbassate da ieri ha ancora fatto caldo, c'erano 30 gradi fino alle 7 di sera. Stamattina invece ci siamo svegliati già che faceva più fresco, adesso ci sono 25 gradi dentro, 18 fuori, che non fa freddo ovviamente, ma non fa neanche caldissimo. Adesso il discorso, cioè, venerdì abbiamo toccato i 34 gradi dentro al camper, fino alle 8-9 di sera. È stato molto dura, quindi 25 gradi dentro va benissimo e 18 fuori straordinario. Buongiorno, oggi è il domenica 22 giugno, quindi ieri è iniziata l'estate ufficialmente, oggi ci sono 33 gradi e sono le 9 praticamente, 9:01, fa un caldo pazzesco e noi chiaramente abbiamo già tutto aperto, siamo ancora nel terreno. Busca si è messo lì perché c'è un pochettino di ombra e perché il terreno è in piano, cioè più che altro non c'è erba sotto, perché ha un problema alla ruota. Si sente un rumore quando va in giro, più che altro quando frena, e quindi adesso si farà una videochiamata con il suo meccanico che non abita più qui, però vuole dargli, cioè qui è nel senso Torino, però vuole dargli una mano lo stesso telefonicamente, dice non è chissà che cosa, basta che smontate la ruota e qualcos'altro, mi sembra la pinza del freno, non lo so, quindi faremo quello, l'appuntamento telefonico è alle 10 e adesso andiamo a alzare il camper col crick e togliere la ruota. Questo perché Busca pensava che fossero le pastiglie dei freni, quindi quando siamo arrivati qua, che lui sentiva questo rumore di fischio quando pinzava i freni, pensava che fossero le pastiglie che fossero andate. Allora siamo andati qualche giorno fa, qualche settimana fa, siamo andati in un garage, che qua si chiamano garaggi meccanici, qua vicino, dove tra l'altro abbiamo scoperto che poi era quello che si occupava di tutte le auto del nostro titolare, e quindi ci ha fatto anche, cioè è stata molto disponibile, sono stati veramente tantissimo gentili
con noi. Abbiamo preso praticamente 2 ore per capire se le pastiglie dei freni del camper di Busca erano disponibili, perché essendo un mezzo molto vecchio, ci hanno detto, non era così facile trovarli, e poi c'erano 2 modelli e quindi non sapevano se potessero andare bene o se uno dei due riuscissero a farli combaciare. Quindi avevamo preso appuntamento, siamo stati lì 2 ore, abbiamo fatto tutto, mazzi e mazzi, e poi alla fine ci ha fatto il preventivo e veniva una cosa tipo 260 euro, una cosa del genere, tantissimo. E quindi poi Busca ci ha pensato per tutta la sera, e il mattino dopo gli abbiamo scritto con dispiacere che dovevamo annullare l'appuntamento perché 260 euro erano troppi, e quindi alla fine non siamo più andati. E poi Busca ha chiesto a questo suo amico meccanico qui cosa potesse essere, se potessero effettivamente essere le pastiglie, perché poi ritornando Stefano ha anche sentito un po' bene i rumori e non sembrava proprio la pastiglia, e quindi poi ha chiesto al suo meccanico e gli ha detto che non è la pastiglia, ma che potevano essere il cilindretto che spinge la pastiglia sul disco. E quindi stamattina hanno questa call di videochiamata e... scusa, che potrebbe essere rimasto bloccato. potrebbe essere rimasto bloccato. E quindi adesso hanno questa call e faremo il lavoro stamattina smontando, sperando che si riesca a risolvere, se no poi quando tornerà in Italia andrà da un meccanico e se lo farà fare. C'è questo, con i problemi disturbi alimentari. Perché? Compro le cose, in 2 giorni finito. Va bene. Va bene, Busca. Però E poi c'è aspetta, pure aspetta lì, questo. non andare via, perché mi è appena caduto l'occhio su una cosa che Busca reputa normale, ma per me è più divertente di queste scritte qua. Ok. La zanzariera della finestra della mansarda. Ah, vediamola. Oh mio Dio. Indovinate chi è stato? Ma Kira. Kira. Certo. Ma io E dico, cosa serve? Non metterla, no? ma è Che senso divertente, guarda che è divertente. Cioè, non ha alcunissimo Fa senso. troppo ridere quella cosa. Vabbè, comunque... A me, quando apri dici prima vediamo cosa c'è scritto non qua. mangiare tutto coglione di merda. Ma non c'è scritto di merda. Sì. Vabbè. Oh, i problemi alimentari C'è scritto da bisogna... mangiare tutto coglione. Ah, vabbè, basta. di merda è una mia dedica. Vabbè, che qua è di merda. Ah, ok. Eccoci qua pronti Allora, per alzare il mezzo, con la speranza che non gli cada addosso. Per poter mettere qui per mettere il ginocchio. Allora, questo qua probabilmente va tirato un po' su, vediamo. Sì, tiriamolo su questo. Questo così? Quello devo assolutamente comprarlo. Anche se Questo che hai pagato 50. aspetta, non sto salendo. Devo... Sarà questo qua, non mi ricordo più com'era. No, forse va chiuso. È chiuso di più. Ecco. Senti, 5 tonnellate, Busca. E allora la tua è più bassa. Solo che la mia bisogna andare a prendere. Ma tu sei sopra al... No, E dove cazzo sarà il cilindretto? e il cilindretto qua dentro. Perché Devo qua ci, sono, smontare, allora. qua ci sono le pastiglie che le vedo. Devo smontare qualcosa però. Ma probabilmente lui lo riesce a capire. Da qua, così? No, io sarò alle sue mani. mi È dirà- frenato, vedi che è frenato, vedi che c'è la pastiglia che preme. Qua dentro c'è una piastra dove sta attaccata la pastiglia. La pastiglia è soltanto questo pezzettino qui che c'è dentro, Sì. capito? Quel pezzettino piccolo piccolo. Ed è inchiodato. Ed è frenato già, capito? Ah, ecco. Perché adesso probabilmente, magari se tu adesso non lo fai. Ah, sai cosa puoi fare, Busca? Ah no, però. La ruota? Dov'è la ruota? Mettila per sicurezza sotto. Bello, vicino al mare. Sto aspettando un camper che arriva perché gli devo
cambiare il portamilgin. Però tutto bene, tutto bene. Insomma, cerca è di sempre mettere da in lavorare, sicurezza il camper. Non so con che cosa farlo. Dunque, il lavoro non lo possiamo fare perché bisogna ordinare dei pezzi che bisogna proprio sostituire. Quindi adesso il meccanico di Busca Marco gli manderà i link dei pezzi da comprare e probabilmente dovremmo aspettare, anche perché dovrebbero metterci, almeno a quanto detto, dovrebbe metterci dai 4-5 giorni per arrivare, ma noi mercoledì molto probabilmente finiamo e quindi dovremo rimanere ancora qua altri giorni per aspettare i pezzi che arrivino e poter fare il lavoro. Però adesso gli chiediamo se è possibile rientrare in Italia lo stesso, perché noi non volevamo partire proprio all'ultimo, siccome abbiamo questa opportunità tra virgolette, perché noi pensavamo di finire venerdì e abbiamo questa opportunità di finire prima, almeno ci facevamo il viaggio di ritorno più tranquillamente. Invece se dobbiamo aspettare i pezzi che arrivano, poi iniziamo ad avere i tempi accorciati, perché noi entro il 6 dobbiamo assolutamente essere in Italia, ma non volevamo correre e fare le cose di fretta guidando 12 ore al giorno, quindi adesso vediamo quanto tempo ci metteranno i pezzi ad arrivare e da lì capiamo come fare. Aggiornamento: ci sono 800 milioni di gradi. Allora, ci sono 34 gradi dentro, che adesso abbiamo aperto il portellone che prima era chiuso perché entrava il sole, faceva più caldo che si stava bene, però adesso il sole è dietro e quindi ho accrocchiato la coperta che ormai sto usando per ripararci dal sole sulle finestre. L'ho accrocchiato così come una piccola tenda, così che il sole non entra più in bagno e quindi non entra il troppo caldo. Poi lo metterò su questa finestra perché poi ovviamente il sole gira. Quindi ci sono, adesso guarda, ho appena toccato i 39 gradi fuori perché il termometro è al sole e 34 gradi dentro, infatti si muore totalmente di caldo. E oltretutto dove ci sono le batterie ci sono 30 gradi, quindi spero anche che la litio non vada in protezione, perché mi sembra che vada in protezione con alti gradi e pochissimi gradi, comunque vedremo. Allora, volevo dirvi aggiornamenti per il camper di Busca. Ha richiamato il meccanico chiedendogli se era possibile rientrare in Italia e fare poi questo cambio di pezzi, perché noi finendo mercoledì vorremmo partire subito e non stare qua ad aspettare, in primis perché è uno spreco di tempo, nel senso che comunque siamo costretti a stare qui e quindi per noi è uno spreco di tempo. In più è quello spreco di tempo che poi ci obbligherà ad andare più velocemente in Italia, perché poi abbiamo i tempi stretti, e quindi abbiamo chiesto se era possibile rientrare in Italia e poi fare lì il lavoro, anche perché oltre al caldo, che ok c'è anche a Torino il caldo per carità, però almeno a Torino sei nel tuo paese dove parlano la tua lingua e ovviamente le cose costano anche molto di meno. Quindi il problema era anche che se noi ordiniamo i pezzi, essendo che sono camper vecchi, non è assicurato al 100% che i pezzi che arriveranno siano quelli giusti. Se dovessero arrivare pezzi sbagliati, essendo in Francia dove comunque non parli bene la lingua, io sono l'unica tra di loro che parla la lingua, ma non è che sono madrelingua, quindi non è che io me la cavo, diciamo, e quindi bisognerebbe fare il reso e sarebbe un casino allucinante. Quindi tanti problemi messi insieme, abbiamo detto senti, chiedigli se possiamo rientrare in Italia, così che perché l'idea di Busca era quella di farsi ancora luglio qua in Francia a lavorare da qualche parte, però gli abbiamo detto per un mese neanche, perché sarebbero state 3 settimane, forse non era neanche sicuro, per 3 settimane torni in Italia, fatti il suo lavoro che almeno sei sicuro. Il problema è che il meccanico gli ha detto assolutamente no, stai fermo lì dove sei perché sei già stato fortunato, ma è quasi sicuro che ti prenda fuoco la gomma se continui a camminarci sopra pinzato così. Quindi niente, dobbiamo adesso gli ha detto piuttosto di fare un'altra cosa, cioè di cercare di sbloccare questa pinza sui freni, e così che gli permetterà di fare ancora un po' di chilometri e poter rientrare in Italia. Quindi oggi pomeriggio per le 4:30-5, diciamo, che così magari il sole è meno pungente, anche se non penso proprio, faranno questo lavoro di nuovo in videochiamata con Marco e
risolvere un po' questo problema, che se non ho capito male devono praticamente fare un lavoro però su tutte e due le ruote davanti, di svitol, buttarci un botto di svitol per poter sbloccare. Adesso ve l'ho detta così molto generalizzata, però poi oggi vi spiegheremo meglio. Allora, siamo entrati dove di solito qua facciamo aperitivino il venerdì con uno champagnino, perché si sta molto freschi, qua sembra di stare tipo in una cantina, invece che morire di caldo a 39 gradi, mangiamo qua. Cioè, noi abbiamo mangiato a 39 gradi. Io non capisco così tanto. No. Passo pronto. Non si cucina un cazzo. Al fresco. Averlo scoperto prima invece che 2 giorni prima di andarcene. Eccoci qua. Si rismonta la ruota. Il sole per il momento è dietro le nuvole, quindi siamo salvati, ma comunque ci sono 34 gradi lo stesso. Adesso non li fanno neanche questi, non c'è neanche la ruota di scalo, c'è il kit. Abbiamo cambiato il crick, perché noi 2 ne abbiamo, questo e quello di prima. Ma io voglio far notare il dettaglio mentre lui fa questo Vedere il dettaglio, movimento amore. qui, c'è un bel movimento, guarda che dettaglio. No, il sole è tornato. Messa in sicurezza con il secondo crick. Perfetto, dottor Busca, Eccoci, buongiorno. rieccoci qua. Davanti alla pinza, perfetto. Perfetto. Praticamente a sinistra ci sono, vedi quella fisarmonica sopra la pinza? Quella fisarmonica di gomma, quella roba fatta tipo a... È questo. Ah, sì. Sì, perfetto. Dall'altra parte, sempre lì su... Ecco, dall'altro lato perfetto, devi svitare quello. Ok. Passi le brugoline, l'ho messe là fuori. Non sono brughe. Le brugole chiavi, scusa. Perfetto. Svitali tutti e due, sia quello in alto che quello in basso. Sei tu? Sì. Ciao. Sì, allora, adesso devi prendere... No, aspetta, solo la prima però ho allentato, non ce l'hai. Solo la prima ho allentato. Allora, se tu guardi, Busca, dove tu hai la chiave messa, praticamente c'è il bullone, dall'altra parte della pinza c'è un pezzo che gira. Prova a farlo girare. Prova a farlo girare adesso. Vedi che sta girando Sì. il pezzo dall'altra parte? Dall'altra parte in che senso? Questo. Aspetta, Questo allora, qua. Ah, sì. bravo, Sì. bravo, proprio quello, perfetto. Ecco, devi tenere fermo quello lì con una 17. Ah, ok. Ce l'hai una 17? Perfetto. Dove Molte sono? volte girano, molte volte non girano. Ah, ecco. Perfetto, e adesso piano piano, se senti che sforza tanto, fermati, perché potrebbe essere che si sta per rompere e non vogliamo questo, quindi No. svita pian pianino e se senti che... Beh, perfetto, allora. Ma se lo sterzi un pochettino a sinistra è molto meglio, lo vedi molto meglio. Bam, altri 70 kg sul crick. Comunque il crick del Ducato originale che ho io è tosto. Sì, io l'ho Quanto? usato svariate volte con pesi molto più alti di quello che dovrebbe tenere e va bene. è andato sempre bene. È buono, beh, io è la prima volta che lo tiro fuori dal suo sacco, sai? Quello lì a pantografo. Ah, no, ci sta. È buono. Direi che funziona bene. Sì. Adesso Busca praticamente col martello vai a dargli 2 martellate belle forti, ok? Sulla testa senza la chiave. Praticamente perpendicolari alla testa del bullone. Devi dargliele. Così, bravissimo. Senza la chiave però, togli la chiave. No, questo è quello che tiene l'altro. Ah, ok. Va bene, sì, ho capito. Dagliele forti. Ok, perfetto. L'altro schifo. Adesso se provi di nuovo con calma, cerca di fare forza con la chiave quella lì piuttosto interna. Aspetta, e quella... uso questo o questo?
No, quello lì tutto tondo. Ok, perfetto. Quello lì usavo Quello prima. fai più infatti. forza. Ok. Dicevi, scusami? Cerca di fare forza con la chiave e bravo, con l'altra, non con quella più piccola ma con la 17. Cerca di spingere al contrario per svitarlo praticamente, non so se mi segui. Ok, è venuto. Ok. Madonna mia, che perfetto. trucchetti. Mizzica, meccanico, guarda Sì, perché fai questa leva, controleva, fai controleva. Mica per niente, Noemi, ti sei sposata, guarda, quasi me lo sposerei io, guarda. Non ancora. Ma guarda che mica ho fatto, cioè, ho cercato apposta, Lo so, lo so. E hai tolti tutti e due i bulloni? Sì, sopra e sotto, sì, sono liberi. Benissimo, adesso aiutandoti con un cacciavite dovresti riuscire a sfilare l'intera pinza, l'intero blocco pinza A taglio, giusto? davanti. A taglio, Quindi, giusto? sì, a taglio, Certo. sfili tutto il blocco pinza. Allora, dimmi dove però. Da qua così? Allora, no, praticamente metti la mano sulla pinza, Ok? tutto quello che tu stai toccando adesso deve venire in avanti, verso di te, devi tirarlo verso di te e deve venire. Sì, forse. Non tutto quello che praticamente vero. hai smollato, solo il pezzo che hai smollato. Però prima, No. piuttosto, aspetta, prima pianta il cacciavite Dove? tra le pastiglie e sforza un pochettino tra le pastiglie, Dov'è da la davanti. pastiglia? Qua. Questa? No, davanti, piantalo davanti. Non so dove. No, dall'altra parte, guarda dall'altra parte, perfetto, da lì davanti della pinza. No, aspetta. Qui magari? Se Stefano può passare dall'altro lato, quindi alla tua sinistra. Sì. Perfetto, grande. Ecco, guardandolo da questo lato, devi piantarlo praticamente, no, dall'altra parte, Busca, vieni verso la telecamera, verso la telecamera col cacciavite, no, a destra, lì in mezzo, giù, un pelo più in giù, più giù, Ah, qua? lì, sì, ecco, devi vedere le due pastiglie lì in mezzo, si vedono, ok, pianti il cacciavite. Io non le vedo le pastiglie. Vedi che ci sono due pezzi di ferro che vengono fuori da quel buco lì e uno c'ha Io non li vedo. il cavo. Sono quelli che hai toccato. Ma questi due? Sì, quelli lì. Ah, ok, è dentro la fessura? Bravissimo, fai solo occhio al cavo, a non pizzicare il cavo. Ma tanto è Ma rotto. guarda, è staccato. Questo è quello che il sensore, giusto? Va bene. È il sensore, Il vero? sensore, bravissimo, se è rotto va bene così, no. Allora piantalo pian pianino e cerca di sforzare pian pianino per cercare di allargarlo. Dovresti sentire che si allarga. Ma così? Sì, però piantalo meglio, cioè in maniera che puoi fare più forza per allargare le pastiglie. Mica, Poi voglio pian spaccare pianino- qualcosa io. No, quello lì sarà la... No, Cioè io lo ficco così? vai, che devi fare tanta forza. Ma così? Sì, tiralo un po' più in giù il manico, fallo stare perpendicolare alla pinza. Ora tu ce l'hai inclinato, bravissimo. In Così? giù, tiralo Più giù, in giù un pochettino più giù. ancora. Ma fa questo. Giù. Perfetto, aspetta. Aspetta, così. Metti dritto il buco col cacciavite. Così. Grande Stefano, grande. Ah, per così. Ecco. Adesso cerchi di allargare praticamente le due pinze, le due pastiglie, scusami. Quindi metti il cacciavite in mezzo e sforzi a destra e a sinistra, man mano che vai avanti vedrai che le pastiglie si allargano. Minchia. Un po' Metti così. il cacciavite in mezzo, bravo, piano però, non sforzare troppo, piano. Mamma che ansia. Ma Sì, perché sono le pastiglie che sono pinzate al disco e quindi non viene via tutta la pinza. non so Bravissimo, quanto. invece ora. Sì. Non so. Ora molla un secondo, Busca Sì. il cacciavite, prova di nuovo a muovere la pinza solo, che ora dovrebbe aver preso un po' di gioco, vero? No. No, niente. No. Bene, allora, prendi la chiave più grossa che hai, La 17.
benissimo. Stefano, ti chiedo se puoi passare di nuovo alla destra di Busca. Grazie. Figurati. E pianta la chiave da 17 tra la pinza, quella lì che hai staccato prima con i bulloni, quindi tocca di nuovo la pinza come l'hai toccata prima con la mano, Busca. Così? Perfetto, sì. E l'altro pezzo, quello che invece era abitato con i bulloni, che è praticamente subito davanti al tuo pollice. Vedi che c'è Così. un pezzo che è fisso al mozzo della ruota. Praticamente questo qua. Che hai svitato prima. Questo qua. Bravissimo. Sì, Ecco, questo qua. devi piantare la 17 tra quel pezzo che ha appena toccato Stefano e la pinza. Ti consiglio lì in mezzo, in metà, no? Più giù col dito, più a destra col dito, Qua. destra, lì, bravissimo. Tipo, Lì. ma tipo così? Pianta 17 lì e sì, Ah. e fai un po' di forza per vedere se prende gioco. Ho paura di spaccarla. Niente? No. Oh, allora aspetta. Prendi lo svitol, perché mi sa che qua è parecchio inchiodato. Ultimamente hai preso per caso molto sale per le strade? Io sono stato 5 mesi in Sicilia. Ah, minchia! Abbiamo trovato il perché. Comunque, Hai capito? quello è il sale che fa quello, purtroppo. Inchioda tutto, qualsiasi cosa incoda. Allora, perché più che altro è che per tornare in Italia tu hai bisogno dei freni e come puoi vedere anche te stesso, Busca, sono veramente messi male. Sì. Sono veramente, e quindi io dirti di tornare, sincero, non me la sento, perché poi se hai bisogno di frenare secco e non frena è un bel puttanaio. Ma io vorrei sapere perché dici che potrebbe non frenare? Perché adesso sono inchiodati che non rientrano, Ok. come stai vedendo. Sì. Se si inchiodano che non escono, tu non freni praticamente, cioè tu spingi ma il pistoncino non si muove. Ah, Quindi è un ok. po' come non averceli. Ok. Parecchio brutta. Allora, la cosa che si può ancora provare a fare è, ora che hai spruzzato lo svitol, ne spruzzi ancora un Prende pochettino il tuo, sì. e lo lasci agire, provi tra una mezz'oretta, quarti d'ora. Facciamo così, va, che questo c'è anche il pirulino. E provi di nuovo ad allargarle, Facciamo così. altrimenti si può cercare un autoricambi di lì, perché secondo me quel prezzo che ti ha fatto a te delle pastiglie il meccanico è perché lui le ha fatte molto più care. Secondo me un autoricambi di lì, metti che ti possa chiedere 80 euro per pinza, è già tanto, cioè è un pezzo di ghisa, come puoi vedere anche te, non è che sia Sì, una infatti. roba. Ecco, quindi la cosa potrebbe essere che meglio per tutti se riesci a chiedere al proprietario se può darti tipo qualcosa per tagliarlo come un flessibile, qualsiasi cosa. Sì. Intanto con la Power Station dovrebbe funzionare il flessibile. Sì, ma piuttosto ci attacchiamo a loro che hanno la corrente, non è che... E se praticamente ti spiego, quando abbiamo il flessibile e la pinza nuova, tu tagli in due quella pinza in metà, Sì, ok? sì. Si divide in due, metti la pinza nuova, metti i tubi nuovi, stringi tutto, facciamo lo spurgo e nuovo, boh, via, a posto, Ok. finito. Sì, proviamo l'unica così, per forza. La pinza con i due pistoncini, molto probabilmente quei due pistoncini saranno pieni di ruggine. Sì. È per quello che io prima ti ho chiesto se avevi Sì, l'abbiamo trovata, sì. Ce l'ho. Benissimo, prendi un pezzettino di carta vetro e vai a togliere la ruggine piano piano senza andare a consumare troppo il materiale del pistoncino. Prendi un pezzettino di carta vetro e vai piano piano a togliere tutta la ruggine, ok? Sì. Del pistoncino. Ok. E così almeno lo riporti a lavorare come era prima. Poi quando torni puoi cambiare tutto tranquillamente, Certo. senza problemi. Certo. Sì. Ok, il problema è che
un pochino si muove, però non è un granché. È che devi immaginare che magari va di mezzo millimetro per volta. Ok. Quindi, No, mi ma serve- vabbè, ma se ci deve mettere la pazienza, adesso un po' io, un po' lui, ci mettiamo e si fa. Basta che viene via, basta che viene via. Sì. Dunque, stiamo trovando molta difficoltà a smontare queste pinze perché con quei 5 mesi che Busca si è fatto al mare chiaramente si è incracciato tutto con la salsedine e quindi si è creata tanta ruggine che adesso sta facendo praticamente resistenza al massimo e quindi non riusciamo a smontare. Vedremo. Io intanto mi sono dato una sciacquata perché stavo morendo, ma la cosa bella è che si è completamente annuvolato. Fantastico. Ah, chiudi lo Siamo spurgo. riusciti a toglierlo. Sì. Qua, no, scusa. Lo stringo tanto, no? No. No. Ok. Poco, va bene. Allora, fatemi vedere le pastiglie. Ah, sono ancora belli. Busca, dobbiamo prendere delle pastiglie su Amazon e farle arrivare lì il prima possibile. Perché? Perché queste sono completamente Cristallizzate? bruciate. La Cristallizzate? temperatura, no, se Ah. tu guardi l'altra, quella lì più bassa, l'altra, quella lì, perfetto, guardala, girala un pochettino, vedi che Ah, minchia. È blu. È come la frizione, è come la frizione. Bravo. Quindi Ha raschiato. allora, hai vinto un kit di pastiglie. Allora, No, io. adesso quello che andremo a fare è misurare queste qua, perché io ho bisogno della misura per darti il link Amazon corretto. Quindi ce l'hai un cordino, uno spago, qualsiasi cosa che possiamo legare la pinza alla molla dell'ammortizzatore per tenerla su? Ma non Che così posso. almeno tu sei libero. Oh, Piantala nella sede. Ah, piantala nella sede, sì, è vero. Senza pastiglie, piantala lì. Perfetto, che così almeno sta lì. ma casca. Ok. Com'era? Mettici No. delle viti da 13. Ah, quelle che hai Viti, tolto. quelle lì che tiene... Dove sono? Sì, Ah, sono qua. solo quello sopra. Perfetto. Adesso, se guardi dal buco centrale, dovresti vedere i due pistoncini, se guardi di nuovo da lì. Sì. Di quello sotto e quello sopra. Quello sopra non lo vedo io, però ci sarà. Ho capito. Sì, è lì. Comunque, provate col cacciavite a mettere... anzi no, aspetta, fammici pensare... Tu tieni il telefono. Io tengo il telefono, la Tu GoPro tieni la poi. pinza e io faccio questo lavoro qua. Tanto so che cosa devo fare. Ok. E quindi le pinze che ti ha Devo regalato fare? Marco Devi togliere la funzionano. pinza. Marco, queste sono le tue pinze che adesso serviranno. Quindi grazie per l'acquisto. Non a me, perché il mio camper è meraviglioso, se Certo, cose non vabbè, ma succedono. questo è più che logico. No, non so perché. Che poi noi siamo entrati dentro l'acqua del mare con il nostro camper, non abbiamo Davvero? messo svito, non abbiamo Certo. fatto un cazzo, chissà. Non parlare troppo in fretta. Comunque Stefano. secondo me è Ma meglio no, non il nostro farlo. camper non può avere problemi. queste cose. Io ho già rotto il cambio. Sì, mi sono visto anche tutto il video dell'ammortizzatore. E hai fatto un bel lavoro. Ah, grazie. Oh, ma ogni Bravissimo. volta, ma come? Oh, è un amico mio. Adesso togliete la pinza perfetto con le Sì, praticamente pinze papallo. bisogna... Dovresti riuscire a prendere, bravissimo, tipo così, prova, perfetto, più a così, prendere, pinza, più di là. Tipo così. perfetto, sì, bravo, Far tornare il coso, vero? bravissimo. Manco per il cazzo. Bravissimo. Allora, vedi che c'è tipo Abbiamo quella guardato. gomma lì su tutto il pistoncino, prova un po', Busca a far scorrere quella gomma indietro verso la pinza, bravo così. Ok?
com'è? È tutto bello cromato, bello Sì, sì, pulito? sì. Tranne lui che è un po', giustamente, un po' arrugginitino. Perfetto. Però dentro è bello. Allora, Guardo l'altro. servirebbe che qualcuno, facciamo ancora questa prova, qualcuno vada nell'abitacolo e con la mano provi a tenere il pedale del freno sollevato, quindi non nella sua posizione come ora al punto morto, ma sollevandolo, quindi non schiacciandolo, Ok. ma al contrario. Ok. E poi provare a spingere in dentro i pistoncini perché stanno facendo troppa opposizione. Ma il pedale del freno non viene su. Di niente. No. Prova di nuovo con la pinza a spingere indietro. Bravissimo. Bravissimo. Il vostro prossimo video si chiamerà Bravissimo. No. Provo l'altro. Prova l'altro. Aspetta che questo qua è più giù, è più in diagonale. Ho sentito una goccia, non vorrei dire. Forse l'altro un po' si muove, aspetta. Devo usare una forza. Sì. Però devo stringere. Assicurati che sia tutto bello stretto. Infatti. E 17 qua. Tieni tu. E poi facciamo un piccolo spurgo. Allora, no, perché la tua batteria sta per andare, Busca. Mi Hai ha il dato 5%. che la tua batteria sta per morire. Dammi il tuo numero che ti chiamo io. Vabbè, lo prendi da Busca il tuo numero. Aspetta. Dunque, aggiornamento. Allora, siamo riusciti a smontare sta pinza e alla fine ha dovuto svitare un pochettino la valvola dell'olio ed è venuta via subito praticamente, quindi sti cazzi. Comunque, niente, adesso praticamente deve farsi arrivare semplicemente delle pastiglie nuove perché sono completamente consumate, quasi a, come si dice, che prendevano fuoco. E tanto io sto facendo il peperino, è venuto a dargli un'occhiata, direi tutto a posto. Quindi pastiglie nuove che dovrebbero con Amazon arrivare prima del previsto, nel senso che dovrebbero arrivare molto prima dei pezzi che ci sarebbero serviti da prenotare su un altro sito. Quindi appena arrivano, adesso stanno rimontando tutto così che Busca riesce a spostarsi e a muoversi qui, faremo un piccolo spurgo dei freni e poi quando arriveranno le pastiglie rismonteremo tutto, sostituiremo quello, ma Marco ha detto che sicuramente la pompa dei freni che è da sostituire, quindi quando poi tornerà in Italia sostituirà quello e dovrebbe essere stato quello praticamente il problema, però almeno adesso cambiando le pastiglie può sostenere il ritorno senza essere pericoloso che dovesse mai prendere fuoco o addirittura non avere più i freni che frenino, e siccome dobbiamo scavallare una montagna, perché prendendo il Moncenisio abbiamo scoperto che scavalliamo solo una montagna e non due, come quando prendevamo il Monginevro, che ci facevamo sia Monginevro che il Lotarè, e quindi passando dal Moncenisio, scavallando comunque una montagna, e i freni sono obbligo. Poi il Moncenisio, che praticamente la chiamano la strada della morte, direi che sono d'obbligo, anche se effettivamente questi mezzi così vecchi hanno un fantastico freno motore e difatti Busca usa praticamente sempre solo il freno motore, però comunque ogni tanto una frenata serve, se non ce li hai finisci come tanti camper che abbiamo visto sfracellati a bordo strada. Quindi appena arriveranno le pastiglie dei freni rismonteremo tutto e le sostituiremo e vediamo, speriamo.